Noi facciamo un prodotto molto particolare, nel senso che usiamo dei tessuti interattivi molto tecnologici che innescano praticamente un benessere a contatto con la pelle. E più che moda è proprio un modo di decidere cosa mettersi addosso. Ecco, noi proponiamo quello, perché usare una cosa qualsiasi quando puoi in realtà metterti una maglietta che ti dà benessere. E anche facciamo tanti accessori che sono proprio dedicati alla bellezza, diciamo. Noi utilizziamo la bioceramica, ma utilizziamo anche altre tecnologie, sempre tessili, perché siamo specialisti del tessile, diciamo. Abbiamo una lunga esperienza alle spalle, più che trentennale, e quindi tutto quello che è nuovo lo trasformiamo. Noi abbiamo fatto proprio un reset a tutti gli effetti, perché comunque c'erano dei vizi di forma in quello che avevamo creato noi, quindi è stato rifatto tutto da capo e devo dire che insomma si vede la differenza. Noi abbiamo scelto Digital Innovation Hub di Vicenza e ci siamo arrivati, ovviamente conosciamo già la Confartigianato, facciamo parte, siamo fra i soci e loro ci hanno proposto questo servizio e noi abbiamo aderito e devo dire con piacere, con successo. Anche un'impresa artigiana con grande qualità e che guarda il futuro nella tecnologia ha bisogno di un partner per poter navigare nel mare di internet e dei siti internet, e voi l'avete trovato nel Digital Innovation Hub di Vicenza. Hai detto molto bene, stiamo proponendo tutto un insieme, un pacchetto che dà qualità, dà immagine e dà un qualcosa di proiettato nel futuro attraverso questo sistema innovativo che è l'etichetta parlante inserita, affogata dentro l'occhiale. Come proporlo? Sicuramente non con i sistemi tradizionali, perché c'è tanta roba da proporre, non è una cosa sola, ma tantissime cose. Ecco perché bisogna fidarsi dei veri professionisti, dei grandi professionisti, e a qualcuno che ha già l'esperienza. Taglia molto rapidamente tutti i problemi organizzativi che dovresti rimettere in piedi con costi notevoli e con dubbi magari risultati, in quanto devi arrivare dopo una selezione molto lunga, dopo aver trovato le persone giuste, dopo aver affrontato un sistema che ormai è cannibale. Noi sappiamo fare occhiali, quindi non siamo in grado di affrontare tecniche tipiche del mondo del web, della fotografia, dei filmati, della comunicazione in generale. Questi sono dei veri specialisti, per cui ecco che bisogna intanto affidarsi in maniera totale. Questi sono super organizzati, ma più che altro ti mettono a tuo agio, quindi ti danno quello che effettivamente tu hai bisogno. Il nome Capodimonte è diventato un po' famoso e usato un po' da tutti per definire lo stile della lavorazione dei fiori fatti a mano in porcellana, ed è usato un po' da tutti. La lavorazione è assolutamente 100% fatta a mano, sia fatta che decorata a mano, e quindi di qui il pregio e alla fine poi anche il costo del prodotto, perché chiaramente essendo fatto a mano il costo viene a incidere parecchio a manodopera. Cerchiamo di fare il prodotto più realistico possibile, addirittura facendo le venature del prodotto, tant'è che alle volte facciamo fatica anche a renderlo a video, diciamo, bello come è dal vero. Io mi sono reso conto che i canali distributivi classici sono un po' destinati a morire, o comunque ad andare via via scemando, quindi abbiamo pensato, appena abbiamo avuto la possibilità con Confartigianato di avere questo servizio per entrare nel mondo dell'e-commerce con la piattaforma Amazon, abbiamo pensato di cominciare a vendere tramite questo. Diciamo che per avere successo, cioè se si vuole vendere, io perlomeno mi sono reso conto di questo, bisogna avere sì determinate caratteristiche, bisogna saper promuovere il prodotto in una determinata maniera, bisogna che le foto siano fatte in una determinata maniera, le descrizioni lo stesso, anche perché il motore di ricerca funzioni ci devono essere una serie di caratteristiche
Ok, per questo noi abbiamo deciso di rivolgersi a dei professionisti che sappiano cosa fare, perché mettersi a fare le cose dalla sera alla mattina dopo si rischia che non funzionino. Altra cosa, noi abbiamo cercato invece proprio recentemente di affacciarsi al mercato americano, che anni fa era quello nostro di riferimento. Quindi abbiamo provato ad aprire il marketplace americano con un po' di articoli, questo recentissimamente, e staremo a vedere se sarà apprezzato dal pubblico. Continuiamo con i mercati tradizionali, però cercheremo di aumentare l'investimento sull'e-commerce, perché purtroppo il mercato tradizionale sta calando via via, calando in maniera drastica secondo il nostro punto di vista. C'è una concorrenza anche online sicuramente, anzi la concorrenza online è anche spietata, direi. A livello fotografico noi abbiamo qualche difficoltà a rendere la bellezza dell'articolo a video rispetto a quella che è dal vero, quindi la fotografia è veramente importante, perché altrimenti l'acquirente non capisce qual è, insomma, la qualità del prodotto.